Sono venuta al mondo un venerdì di tempesta del 1920, l'anno del flagello. La sera della mia nascita era saltata la corrente, come spesso succedeva durante i temporali, ed erano state accese le candele e i lumi a petrolio sempre a portata di mano per le situazioni d'emergenza. Maria Grazia, mia madre, sentì le contrazioni che ormai riconosceva facilmente dopo aver già partorito 5 figli e rassegnata all'arrivo di un altro maschio si abbandonò al dolore aiutata dalle 2 sorelle che, avendola assistita in quel frangente diverse volte, riuscivano a mantenersi lucide. Il medico di famiglia lavorava senza sosta da settimane in uno degli ospedali di campagna e sembrò loro un'esagerazione farlo chiamare per una cosa banale come un parto. Nelle occasioni precedenti avevano potuto far conto sull'ausilio di una levatrice, sempre la stessa, ma la donna era stata una delle prime vittime dell'influenza e non ne conoscevano un'altra. Cari lettori, ben ritrovati. La lettura che avete appena ascoltato appartiene all'ultimo libro di Isabel Allende, Violeta. È stupefacente la sua abilità di catapultare il lettore direttamente nella storia che vuole raccontare, senza preamboli, e sono sicura che dopo aver ascoltato questo assaggio del romanzo sarete incuriositi e desiderosi di conoscerne la continuazione. La Allende paragona lo scrivere una storia ad entrare in un luogo buio con una candela, dove man mano si illuminano gli spazi sino a rivelare un insieme pieno di sorprese inaspettate. Non fa mai schemi preparatori, ma lascia che la storia si sviluppi in modo organico. In Violeta ha voluto soltanto che iniziasse e finisse fra 2 pandemie, quella della spagnola nel 1920 e quella del coronavirus nel 2020. In questo lasso di tempo ha dato briglia sciolta a eventi e personaggi che, come dice lei, hanno assunto vita propria. L'influenza spagnola, detta solo la spagnola, giungeva con quasi 2 anni di ritardo. Secondo la comunità scientifica, il contagio ci aveva risparmiato fino a quel momento per via dell'isolamento geografico. La barriera naturale delle montagne da una parte e l'oceano dall'altra, delle buone condizioni climatiche e della lontananza che ci proteggeva dal traffico inutile di stranieri infettati. Ma l'opinione popolare attribuì il merito all'intervento di padre Juan Quiroga, a cui dedicarono processioni preventive. È l'unico santo che vale la pena onorare, perché in fatto di miracoli nazionali non lo batte nessuno, nonostante il Vaticano non lo abbia canonizzato. Tuttavia, nel 1920 arrivò il virus in gloria e maestà con più impeto di quanto ci si potesse immaginare, spazzando via le teorie scientifiche e quelle religiose. Il flagello iniziava con un freddo d'oltretomba che nulla riusciva a mitigare, le sabbie mobili della febbre, le randellate del mal di testa, il bruciore ardente agli occhi e alla gola, il delirio accompagnato alla visione spaventosa della morte in agguato a mezzo metro di distanza. La pelle assumeva un colore blu violaceo, sempre più scuro, i piedi e le mani diventavano neri, la tosse impediva di respirare, una schiuma insanguinata inondava i polmoni, la vittima gemeva in preda all'angoscia e la fine giungeva per asfissia. I più fortunati morivano nel giro di poche ore. Isabel Allende è nata a Lima, in Perù, nel 1942, da padre diplomatico cileno, ma si trasferisce in Cile con la madre dopo il divorzio dei genitori. Arrivati a Santiago si stabiliscono nella casa del nonno e vengono aiutati economicamente dal cugino Salvador Allende, che diventerà presidente e sarà poi assassinato durante il golpe militare del 1973. Nel 1982 pubblica il suo primo romanzo, La casa degli spiriti. Ad ispirarla è la notizia della grave infermità del nonno, al quale scrive una lunga lettera che darà l'input al romanzo. Dopo molti trasferimenti dovuti a motivi familiari, segue il secondo marito in California, dove tuttora risiede. Il suo rimpianto per essere stata costretta ad abbandonare il suo lavoro di giornalista in Cile non le impedisce di dedicarsi a molteplici cause e a sostenere e creare fondazioni per combattere le ingiustizie sociali, soprattutto quella della violenza sulle donne.
Questa sua passione si riflette spesso nelle pagine dei suoi libri. Quelle donne di campagna mi insegnarono che il coraggio è contagioso e che la forza sta nel numero. Ciò che non si riesce a raggiungere da sole, in tante lo si può ottenere e più si è, meglio è. Facevano parte di un'associazione nazionale di centinaia di madri e mogli di desaparecidos così determinate che il governo non era riuscito a disperderle. La versione ufficiale liquidava come propaganda comunista la questione dei desaparecidos e descriveva quelle donne come pazze, sovversive e antipatriottiche. La stampa ubbidiva alla censura e non ne parlava, ma all'estero erano ben note grazie agli attivisti per i diritti umani e alle persone in esilio che avevano portato avanti negli anni una campagna di denuncia contro la dittatura. Durante le riunioni del venerdì, con le torte di Facunda, venni a sapere che da decenni esistevano molte associazioni femminili con diversi scopi che nemmeno il macismo militare era riuscito a schiacciare. Agire sotto la dittatura era più difficile, ma non impossibile. Mi misi in contatto con gruppi che lottavano per ottenere una legge sul divorzio o per depenalizzare l'aborto. Erano operaie, donne del ceto medio, professionisti, artiste, intellettuali. Partecipavo a quelle riunioni per imparare senza dare alcun contributo, finché non trovai il modo di aiutare. Violeta ci racconta la storia di una donna straordinaria vissuta fra due pandemie storiche, quella dell'influenza spagnola del 1920 e quella del coronavirus 100 anni dopo. Isabel Allende ha preso ispirazione da sua madre, deceduta poco prima del 2020, e dalle lettere che scrisse ogni giorno della sua lunga vita. Tuttavia, la protagonista del libro è una donna più indipendente, meno vincolata alla famiglia e ai mariti. Nata da una famiglia benestante, dopo la terribile crisi economica del 1929, Violeta è costretta a trasferirsi con la madre in un remoto villaggio di campagna nel profondo Cile. Ospite di due insegnanti che gestiscono una scuola ambulante, seguendoli nel loro lavoro, Violeta entra in contatto con la realtà rurale più povera e capisce l'essenzialità dell'alfabetizzazione, soprattutto per le donne che vivono spesso soggiogate da uomini violenti. Quel periodo dell'infanzia segnerà tutta la sua esistenza e condizionerà le sue scelte, quelle che la porteranno a prediligere l'indipendenza economica ai sentimenti, sebbene non rinuncerà a vivere storie di intensa passione e coinvolgimento emotivo. La piccola scuola ambulante si muoveva senza fretta, al passo del mulo che trasportava il materiale scolastico, le coperte per dormire e l'esiguo bagaglio personale. L'itinerario ci permetteva di raggiungere quasi sempre un luogo abitato prima che facesse notte, ma in diverse occasioni ci capitò di dormire all'addiaccio. Gli alunni erano dispersi su un'area molto vasta, dove con il tempo imparai a muovermi bene come i Rivas, proprio come arrivai a conoscere ogni bambino per nome. Anno dopo anno li avrei visti crescere e affacciarsi alla vita adulta senza passare per le insicurezze dell'adolescenza, perché i bisogni quotidiani non lasciavano spazio all'immaginazione. Erano prigionieri di una povertà più decorosa di quella della città, ma comunque una miseria senza scampo. Le ragazze diventavano madri prima che il corpo raggiungesse la maturità, mentre i maschi lavoravano la terra insieme ai loro padri e ai nonni, a meno che non facessero il servizio militare, che permetteva loro di sfuggire a quella realtà per un paio d'anni. I 100 anni vissuti da Violeta la rendono testimone di cambi epocali a livello mondiale, come una pandemia che fece 50 milioni di morti e una guerra che ne fece oltre 60. E tuttavia la tragedia che sconvolse decisamente la sua vita fu l'avvento della dittatura militare in Cile nel settembre del 1973, che rovesciò il governo di Salvador Allende e che durò fino al 1990. Si calcola che le vittime della dittatura di Pinochet, della violazione dei diritti umani e torture, furono oltre 40.000 e di queste 3.000 furono uccise e molte sparite nel nulla. I dissidenti furono sistematicamente eliminati e molti intellettuali e giornalisti, fra questi l'autrice del libro,
dovettero abbandonare il paese. In Cile la Chiesa cercò di non collaborare col governo di Pinochet e molti religiosi offrirono rifugio e protezione ai dissidenti. In tal proposito è molto bella la figura di padre Benoît, personaggio importante nello sviluppo della trama e del quale ascolteremo la storia in un frammento che Agatha ci leggerà. Un missionario e attivista francese, Albert Benoît, che viveva in una baraccopoli dove la repressione del governo era particolarmente dura, venne a sapere dell'esistenza di una fossa comune nel segreto della confessione. Era uno di quei preti dissidenti che tenevano il conto delle vittime della repressione. Era stato arrestato e torturato un paio di volte e aveva ricevuto l'ordine dal cardinale di non fare troppo rumore e di rimanere invisibile, ma non ubbidì. A differenza della Chiesa cattolica argentina, la nostra non collaborava con la dittatura e si manteneva in un precario equilibrio tra la denuncia delle violenze e la protezione di chi sfidava il regime. Uno degli assassini, un poliziotto delle campagne vicino a Nahuel, che era andato in pensione e viveva nel villaggio di Baracche, raccontò a Benoît che cosa aveva fatto. Gli disse dove si trovava la grotta, sul versante di una collina in una zona boscosa, e lo autorizzò a riferirlo ai suoi superiori. Benoît decise di appurare la veridicità della confessione prima di recarsi dal cardinale e si mise in viaggio verso il sud. Ho ascoltato la conferenza stampa che l'Allende ha rilasciato alla vigilia della distribuzione del romanzo su una piattaforma nel gennaio 2022 e alcune cose mi hanno colpito notevolmente. In primo luogo trovo stupefacente la serenità e l'aspetto assolutamente giovane di questa piccola e bellissima donna. Il fatto che questo romanzo sia uscito 40 anni esatti dopo La Casa degli Spiriti, il suo primo libro, e che in mezzo ce ne siano stati almeno 24 e tutti di grande successo. Non saprei dire qual è stato il mio preferito, ma amo i suoi personaggi femminili, che si trovano spesso nella burrasca ma che riescono ad uscirne grazie alle proprie risorse. Violeta è un romanzo appassionante, si legge in un soffio e contiene tante piccole e curiose storie che riflettono la lunga e densa vita di questa meravigliosa scrittrice che celebra in ogni suo libro l'universo femminile. Sole siamo molto vulnerabili, insieme invincibili. Nel salutarvi vi ricordiamo che ci troverete nelle nostre pagine social. A presto e buone letture!